Salve a tutti, siamo arrivati all'ultima video lezione su Thomas Hobbes, la sesta se non sbaglio. Abbiamo visto che Hobbes pensa che la nascita dello Stato civile, dello Stato moderno, non derivi da sentimenti positivi, aggregativi, di socialità. Al contrario, gli esseri umani decidono di uscire dallo stato di natura e di formare lo Stato civile in base ad un calcolo egoistico, utilitaristico, con il quale creano un corpo artificiale, lo Stato civile, che avrebbe potuto anche non esistere, un prodotto storico. Questo avviene perché gli esseri umani hanno paura di perdere la propria vita, di perdere la propria autoconservazione, che rappresenta l'unico scopo fondamentale della vita umana. Quindi è la paura che crea lo Stato, è l'interesse egoistico che crea lo Stato civile, a partire dallo stato di natura, che è incerto e precario, perché chiunque allo stato di natura può perdere in qualunque momento la propria vita. Quindi il fine, l'unico fine della vita umana, l'autoconservazione della propria vita, è raggiunto a stento e con difficoltà nello stato di natura. Nello stato di natura abbiamo visto che gli uomini razionalmente, interiormente, nella loro coscienza, capiscono che devono rispettare queste 20 leggi naturali di cui abbiamo parlato nella scorsa lezione, che non sono proprio naturali, sono artificiali, non sono originarie, l'abbiamo visto. Queste 20 leggi naturali inizialmente vengono delineate soltanto all'interno della coscienza degli esseri umani, che continuano però a essere nello stato di natura, ma gli esseri umani si accorgono che una legge è una lex, una legge vera e propria, perché a differenza dello ius, che è una facoltà, la lex è un'obbligazione. La lex può essere obbligante, cogente, può essere rispettata in maniera effettiva soltanto se esiste una forza coercitiva in uno stato civile che la fa rispettare. Essere convinti all'interno dello stato di natura della bontà delle 20 leggi di natura, cioè essere convinti che razionalmente quelle 20 leggi siano valide all'interno della propria coscienza, non spinge gli uomini a rispettarle. Io posso essere razionalmente d'accordo con queste 20 leggi, però non le rispetterò, a meno che qualcuno, e non può che essere uno stato terribile e repressivo, non mi costringa a rispettarle. Non rispetterò queste leggi solo perché sono convinto razionalmente nella mia coscienza. Io quindi mi persuado di dover delegare lo ius in omnia, il diritto a tutto, a uno sopra di me, ad un'autorità sovrana che può essere un singolo individuo oppure anche un gruppo, un'assemblea, poiché se io voglio vivere secondo ragione, capisco che è meglio la pace, è meglio abbandonare lo ius in omnia. Quando io possiedo il diritto di fare tutto, io comunque continuerò a usufruire di questo ius in omnia e a non rispettare le leggi naturali perché c'è qualche passione, qualche sentimento che sarà più forte della ragione, che mi spingerà a violarle, a violare le leggi. Quindi non basta essere intimamente, in coscienza, razionalmente convinti di queste leggi e convinti della necessità di abbandonare la facoltà di fare qualunque cosa. Ricordate che la seconda legge di natura prescrive che bisogna alienare il proprio ius in omnia e darlo a un sovrano o a un'autorità sovrana. Bisogna spogliarsi completamente della propria libertà naturale e indiscriminata per avere in cambio la sicurezza, cioè l'autoconservazione della vita. Sono tutte cose che ho già detto nella precedente video lezione, ma che forse è meglio ripetere. Che cosa si fa per uscire dallo stato di natura? Si realizza il patto sociale. Questo contratto sociale non avrebbe effetto se fosse solo un contratto sulla carta, un patto di unione. Abbiamo già visto la scorsa volta che il patto è anche un patto di soggezione nei confronti di un'autorità sovrana, di una sovranità che non fa parte del patto, non ha firmato il patto. Per poter far rispettare le 20 leggi di natura, il sovrano, lo Stato civile, deve terrorizzare i cittadini, erogare delle pene terribili e durissime in caso di violazione delle leggi.
Per poter fare questo, anche se sembra un paradosso, l'autorità sovrana deve essere al di sopra delle leggi. Il sovrano è legibus solutus, perché se il sovrano fosse costretto a rispettare le leggi, a non uccidere, a non rubare, vorrebbe dire che ci sarebbe qualche altro che lo costringe a non uccidere, a non rubare, e quindi questo qualcun altro sarebbe un contropotere che potrebbe togliere l'autorità al sovrano. Questo è un apparente paradosso, ma ci tengo molto a far capire questo, quindi insisto su questo. Se qualcuno potesse togliere l'autorità al sovrano, anche apparentemente a fin di bene, per evitare che il sovrano rubi o uccida, in realtà succederebbe che il sovrano non sarebbe più rispettato, non sarebbe più rispettato in generale. Questo contropotere, avendo la forza di impedire al sovrano di uccidere, avrebbe la forza di impedire al sovrano qualunque altra cosa. Per esempio potrebbe impedire al sovrano di sanzionare l'omicidio tra i suoi sudditi. Per farsi rispettare, il sovrano deve mantenere lo ius in omnia. Il sovrano è fuori dal patto, il sovrano mantiene lo ius in omnia, può fare qualunque cosa, può anche uccidere i cittadini. Il sovrano può addirittura cambiare le 20 leggi di natura, modificare che cos'è il giusto e che cos'è l'ingiusto. Il potere del sovrano è immenso, il potere del sovrano è assolutamente incontrollabile. Solo questo è il sistema che secondo Hobbes può permettere di vivere in sicurezza e di non perdere la propria vita. Quindi il sovrano è fuori dal patto. Il patto viene firmato solo dai cittadini tra di loro, che danno il potere a un terzo che è esterno a loro, che non fa parte del patto e quindi non avrà il dovere di rispettare le leggi naturali. Mantiene lo ius in omnia per poter farsi rispettare. Il potere del sovrano deve essere immenso, deve essere incondizionato, non può essere limitato da altri poteri. Questa è la giustificazione razionale dell'assolutismo. L'assolutismo conviene, l'assolutismo assolve alla nostra utilità. Le caratteristiche del potere sovrano, quindi, sono queste, ve le ho scritte anche alla lavagna. Il potere sovrano è irrevocabile, il potere sovrano è assoluto, illimitato e il potere sovrano è indivisibile. Senza queste tre caratteristiche che tra poco illustriamo, il potere sovrano, lo Stato, l'autorità civile non verrebbe rispettata e quindi verrebbe meno lo scopo per cui è stato firmato il patto che dà origine allo Stato civile, che mette fine allo Stato di natura. Il potere sovrano non può essere revocato. Nel momento in cui tutti contemporaneamente, all'unanimità, abbiamo firmato il patto sociale, abbiamo creato lo Stato civile, abbiamo alienato il nostro ius in omnia al sovrano, non ce lo possiamo riprendere. Il patto di unione e di soggezione è eterno e irrevocabile. Perché è irrevocabile? Prima di tutto Hobbes dice che non sarebbe realistico pensare che si possa revocare il patto, fuoriuscire dal patto, perché il patto sociale, il patto con il sovrano, è stato fatto, è stato creato da tutti i cittadini all'unanimità e quindi potrebbe essere revocato soltanto all'unanimità, il che non è pensabile. Milioni di cittadini dovrebbero essere d'accordo per revocare il patto dopo averlo firmato e tornare quindi allo stato di natura, revocare la sovranità, revocare i poteri che abbiamo dato al sovrano. Ci sarà almeno uno che non sarà d'accordo. Se c'era l'unanimità nel firmare il patto, non è verosimile che ci sia un'unanimità rovesciata, che tutti dopo aver firmato il patto cambino idea e decidano contemporaneamente all'unanimità di sciogliere il patto. Inoltre Hobbes dice che comunque revocare il patto sociale e revocare l'autorità del sovrano non ha senso, perché il sovrano è stato creato per comportarsi secondo ragione e per comportarsi in modo tale da mantenere la nostra vita, di conservare la nostra vita, di garantire la nostra vita e la nostra esistenza, e quindi non avrebbe senso revocare la sovranità. Infatti revocare la sovranità
assoluta sarebbe un'operazione sterile. Sciogliersi dall'autorità del sovrano ci farebbe tornare allo stato di natura, ovvero ad una condizione che non ci darebbe libertà, ma anzi ci metterebbe in pericolo di perdere la vita in qualunque momento. Quindi il patto non può essere revocato. E non può essere revocato anche perché se fosse revocato sarebbe eliminata la caratteristica di fondo della sovranità. La sovranità deve essere irresistibile. Se è irresistibile, io non posso revocarla. Forse io potrei dire, beh sì, ho firmato il patto sociale, quindi ho accettato di non uccidere, di non rubare. Adesso però non sono più d'accordo, io mi tiro fuori dal patto e quindi posso nuovamente uccidere, posso rubare. Se qualcuno potesse fare questo ragionamento, potesse revocare il patto, uscire dal contratto che ha firmato, fare una sorta di secessione individuale, io appartengo allo Stato, no, io adesso mi stacco dallo Stato, ho cambiato idea, decido di non appartenervi più, riprendo lo ius in omnia. Se qualcuno potesse fare questo, ovviamente la sovranità dello Stato non sarebbe cogente, non sarebbe repressiva, perché chiunque potrebbe secedere, potrebbe dire in qualunque momento io non accetto più il patto e quindi la sovranità dello Stato non ci sarebbe realmente. Se qualcuno potesse in qualunque momento revocare la sovranità, sottrarsi ad essa, revocando il patto e tornando allo stato di natura. Peraltro io non recupero affatto la mia libertà all'interno dello stato di natura. La libertà non esiste realmente. Lo ius in omnia non può effettivamente garantirmi la conservazione della vita. Di questo ci siamo convinti razionalmente e per questo abbiamo firmato il patto. Inoltre, seconda caratteristica del potere sovrano. Il potere sovrano è assoluto. Il potere sovrano è assoluto, si occupa di qualunque tipo di materia, di qualunque ambito. Non solo il potere del sovrano è in contrasto ovviamente con la teoria del parlamentarismo inglese che si stava affermando negli anni in cui Hobbes scriveva, la teoria della divisione dei poteri. Il sovrano non può dividere i suoi poteri con un Parlamento, ma il sovrano ha un potere esecutivo, di governo, un potere legislativo di fare le leggi, ma ha anche un potere giudiziario sulle sentenze e i processi. Il sovrano possiede anche il supremo potere economico, il supremo potere poliziesco e persino il supremo potere religioso. Come vedremo dopo, l'autorità sovrana, il sovrano, domina sulla religione, quindi si tratta di un potere assoluto che riguarda tutti gli ambiti dell'associazione politica e civile. Un potere certamente superiore a quello dei cosiddetti sovrani assoluti dell'epoca, come l'amico di Hobbes, Carlo I. Se il potere è a tal punto assoluto, viene messa in dubbio una dottrina che appartiene fortemente alla tradizione inglese, ovvero il diritto consuetudinario, di cui abbiamo parlato in tante nostre video lezioni. In Inghilterra, allora come oggi, la common law era molto radicata, all'epoca i giudici avevano molto potere, il diritto consuetudinario del magistrato crea la legge e nessun sovrano può andare contro il potere dei magistrati. Hobbes dice che questo nel suo modello di Stato non può essere. Nello Stato assoluto che lui delinea, l'autorità sovrana detiene completamente anche il potere giudiziario. I giudici sono soltanto dei fantocci al servizio del sovrano, quindi il sovrano può decidere lui quale debba essere la sentenza di un processo, può decidere quali processi indire, quali chiudere, quali annullare. Qualunque sentenza, qualunque decisione giudiziaria appartiene al sovrano, non più al magistrato. Ovvero le sentenze del magistrato hanno valore soltanto se sono firmate, se sono approvate, se hanno il consenso del sovrano. Questa approvazione si intende può essere anche tacita, non sto dicendo che il sovrano debba fare da solo, debba seguire materialmente tutti i processi che si celebrano in Inghilterra. Di certo è possibile che il sovrano deleghi questo suo potere ai tribunali, ai giudici, però i tribunali emettono delle sentenze e queste sentenze hanno valore soltanto
senza bisogno di una controfirma del sovrano, soltanto se il sovrano è d'accordo. Questo consenso, ripeto, può essere anche tacito, automatico. Il sovrano può stabilire che la sentenza di un tribunale è valida, cioè che lui tacitamente, in maniera sottintesa, dà un consenso ad ogni sentenza, ad ogni decisione del giudice, però il sovrano potrebbe anche revocare questo tacito consenso. Il sovrano può in qualunque momento intervenire in un processo, annullare il processo, cambiare la sentenza, mettersi al posto del magistrato e decidere lui. Quindi il potere assoluto anche nei confronti dei giudici, della magistratura, appartiene al sovrano. Inoltre, terzo punto, terza caratteristica, il potere sovrano è indivisibile. Quindi l'assolutismo di Hobbes mostra una marcata opposizione contro quel che stava succedendo in Inghilterra. Come sappiamo dalla storia, voi sapete che in Inghilterra si stava affermando il sistema del parlamentarismo, con una divisione dei poteri tra il sovrano, il Parlamento e i giudici. Il potere è diviso. Hobbes invece è contrario al regime parlamentare e a quella che lui chiama una monarchia limitata o una monarchia mista. Il sovrano deve avere tutto il potere, non lo può dividere con il Parlamento, con i giudici. Il potere non è divisibile, perché se il sovrano dividesse il potere con il Parlamento, con i giudici, secondo voi, in base a quello che ho detto precedentemente, potrebbe far rispettare le leggi naturali? Hobbes è convinto che per far rispettare le leggi ci voglia un potere che sia incontrollabile, un potere che non possa essere limitato in alcun modo. Se il sovrano divide il suo potere con un Parlamento, con i giudici, il Parlamento e i giudici potrebbero in qualunque momento limitare il potere del sovrano, giacché hanno delle facoltà che il sovrano non avrebbe più. In particolare potrebbe succedere, e questo è ciò di cui Hobbes ha paura, che si scateni una guerra civile come quella che lui aveva visto a suo tempo tra il sovrano e il Parlamento, le due guerre civili inglesi. Dare potere da parte del sovrano ad altri centri di potere significa correre il rischio che differenti centri di potere vadano in contrasto tra loro, si scontrino e ci sia una guerra civile, l'anarchia. Quindi riemerge lo stato in natura, le leggi non vengono più rispettate. Quindi il centro del potere che detiene la sovranità è unico, un individuo oppure un'assemblea, non importa, deve comunque essere un centro di potere unico, deve essere unitario, non può essere diviso, perché se no i vari poteri divisi litigherebbero, si scontrerebbero o si paralizzerebbero, impedendo che le leggi vengano rispettate. A quel punto le leggi esisterebbero solo sulla carta. Un altro motivo per cui il sovrano non può dividere il potere con il Parlamento sta nel fatto, e questa osservazione di Hobbes può essere interessante, può essere valida ancora oggi, sta nel fatto che la divisione del potere spesso è fittizia, ipocrita. Tu puoi dividere sulla carta il potere, avere un potere diffuso tra differenti centri di sovranità, però di fatto ciò esiste appunto solo sulla carta. Ci sarà sempre infatti uno di questi centri di sovranità che avrà più potere degli altri. Qual è? È quello che gestisce i soldi, le finanze, l'economia. Tra il governo, il Parlamento e i giudici ci sarà qualcuno che gestisce le tasse, l'economia, cioè che rappresenta il potere economico. Chi ha il potere economico di fatto ha più potere degli altri centri di potere rispetto agli altri poteri. Quindi è evidente che la divisione del potere, secondo Hobbes, è ipocrita e inefficace, perché di fatto succede sempre che uno dei poteri, quello che ha il potere economico, sia più importante degli altri e si affermerà come il potere che sovrasta e che schiaccia gli altri. Quindi non è possibile che i poteri, come dirà Locke, dicevano tanti altri, a beneficio dei cittadini si equilibrino e si controllino tra di loro. Non è possibile, perché ce ne sarà sempre uno, il potere, quello che controlla il potere economico, che prevarrà sugli altri. La divisione dei poteri è fittizia, ma è anche inutile. Infatti, ragiona Hobbes, delle due l'una: o i differenti poteri inizieranno a scontrarsi l'un l'altro, causando come conseguenza l'anarchia
e quindi la scomparsa del potere sovrano, o collaboreranno all'unisono, andranno d'accordo e quindi sarà stato inutile dividere il potere. Infatti i centri di potere si comporteranno come un potere unico. Il solo sistema razionale in cui gli uomini possono mantenere la loro vita, l'accordo al cui interno gli uomini possono assecondare l'unico scopo della loro vita, che è l'autoconservazione, è l'assolutismo. Il potere del sovrano è a tal punto assoluto da dominare anche l'ambito religioso. Abbiamo detto che Hobbes pensa che la religione debba essere sottomessa al sovrano, e questo è uno dei motivi per cui Hobbes subì nella parte finale della sua vita tanti processi per ateismo, per vilipendio nei confronti della Chiesa anglicana e così via. Hobbes pensa che anche le chiese e qualunque tipo di religione organizzata possano ostacolare il potere del sovrano. Le chiese, la religione e qualunque tipo di organizzazione religiosa detiene un potere che il sovrano non ha, e quindi può diventare uno Stato nello Stato. Qualunque chiesa, qualunque religione può mettersi in urto con il sovrano, impedire che il sovrano abbia un potere assoluto, limitarlo o magari scatenare delle guerre di religione, come era successo nell'Europa in cui Hobbes viveva. Quindi l'autorità del sovrano non si ferma veramente di fronte a niente, ha un potere assoluto anche in materia di religione, tranne che nella fede interiore. Secondo la visione semplificata del cristianesimo di Hobbes, che da questo punto di vista un po' somiglia al cristianesimo di Locke, la fede consiste soltanto nel credere che Gesù è il Cristo. Questo è l'unico articolo in cui credere. Per il resto si può essere cristiani a modo proprio. L'importante è che tu ammetta che Gesù è il Cristo. Credere in quest'unico articolo di fede significa già essere cristiani. Tutto il resto è opinabile. Quindi il sovrano non può modificare la fede cristiana, non può cambiare il fatto che Gesù sia il Cristo, ma tutto il resto sì. Tutti gli aspetti esteriori disciplinari della religione devono essere decisi dal sovrano, ma per Hobbes, tranne la fede interiore nell'unico articolo di fede fondato su Cristo, tutto il resto, tutto ciò che riguarda la religione è solo, è tutto esteriorità, e su questo decide il sovrano. Quindi per esempio il sovrano decide qual è la religione di Stato, ma il sovrano potrebbe anche istituire la tolleranza religiosa o ammettere alcune confessioni cristiane e non altre, può ammettere una sola religione autorizzata, oppure no, il sovrano decide qual è la religione dello Stato, decide come viene organizzata la Chiesa, decide dove si costruiscono gli edifici sacri, quando si svolgono le funzioni, qualunque cosa, ma addirittura, pensate, il sovrano ha persino il potere di decidere l'interpretazione della scrittura. Pensate, è incredibile, il sovrano decide quali libri della scrittura sono validi e quali libri della scrittura bisogna eliminare dalla Bibbia. Quindi il sovrano ha un potere immenso, decide qual è il vero cristianesimo, decide qual è il significato dei passi controversi della scrittura. Quindi come vedete il potere del sovrano è super assoluto. Questa idea che il sovrano debba sottomettere la Chiesa, essere a capo della Chiesa, schiacciarla completamente, decidere qualunque cosa in merito alla Chiesa, avvicina Hobbes a una tendenza anticalvinista che si chiamava erastianesimo. Hobbes è in contrasto con i puritani e con i calvinisti che vogliono la libertà del singolo cristiano di leggere e interpretare personalmente la Bibbia. Al contrario, sostiene che è il sovrano, l'autorità politica, che deve interpretare la Bibbia, che deve organizzare le comunità religiose, che deve decidere qual è la corretta interpretazione del cristianesimo. Quindi avete capito, secondo Hobbes il sovrano può fare qualunque cosa, è al di sopra delle leggi, può rubare, può uccidere, può fare qualunque cosa egli voglia nei confronti dei cittadini. Hobbes, l'abbiamo visto, sostiene che questo è il male minore. In ogni caso, anche in una democrazia o in un sistema in cui i poteri del sovrano siano limitati, in cui i poteri siano divisi, in un sistema che non è assoluto, ci sarà sempre qualcuno che fa un torto a qualcun altro, ci saranno sempre comunque delle persone che vengono uccise, che vengono derubate, eccetera. Questo è il ragionamento di Hobbes.
L'assolutismo è il male minore perché dove non c'è l'assolutismo molte sono le persone che uccidono, che rubano, mentre invece nel modello assolutistico di Hobbes sarà soltanto una la persona che eventualmente uccide o ruba, cioè il sovrano, ma proprio per questo avrà la forza di impedire agli altri di farlo, capite? Quindi conviene il sovrano assoluto. Un'obiezione che venne rivolta da più parti a Hobbes: il sovrano nello stato leviatanico non attuerà il nepotismo, non favorirà i suoi preferiti, per lui sarebbe facilissimo farlo, anche se non fosse un sovrano criminale che ruba e che uccide, quantomeno insomma favorirebbe i suoi preferiti, li imporrebbe nei posti di potere, darebbe loro dei privilegi. In realtà anche qui Hobbes risponde che questo avviene in qualunque stato, anzi nello stato delineato da Hobbes avverrà molto meno, poiché corruzione e nepotismo saranno attuate solo dall'autorità sovrana e quindi avranno effetti limitati. Invece comunemente in ogni stato questi inconvenienti provengono da tantissimi soggetti. Nello stato hobbesiano l'autorità sovrana ha il potere di neutralizzare tutti i molteplici soggetti che operano la corruzione e solo l'autorità sovrana potrà praticarla. Dunque lo stato leviatanico conviene. Hobbes presenta in maniera cinica, utilitaristica, calcolativa e razionale il suo sistema. Il leviatano è il male minore. Negli altri sistemi, negli stati liberi dove c'è libertà, divisione dei poteri, succede comunque che ci sia corruzione, che ci sia l'omicidio, che ci siano dei crimini. In questo caso, cioè nel modello di Hobbes, lo ripeto, succederà sì, dice Hobbes, ma soltanto da parte del sovrano, mentre tutti gli altri cittadini non potranno commettere quei crimini. Quindi Hobbes dice: guardate la realtà dei fatti, in uno stato non assoluto con maggiore libertà, diverso dalla mia proposta di stato civile, ci sono nei fatti tantissimi centri di potere che non rispettano le leggi e restano impuniti. Invece nel mio modello di Stato, dice Hobbes, io do la facoltà solo ad un centro di potere, l'unico che comanda, di non rispettare le leggi, ma questa è la condizione affinché tutti gli altri le rispettano. La fondazione dell'assolutismo da parte di Hobbes, vedete, l'avete capito, si basa su argomentazioni razionali, sul calcolo di ciò che maggiormente conviene e non su presupposti religiosi come nel tradizionale assolutismo che faceva derivare i poteri assoluti del sovrano da Dio, da un decreto divino. Concludo dicendo una cosa che sembrerebbe smentire quello che ho detto prima. In realtà ci sono due cose che il sovrano non può fare, anche se il divieto è molto teorico, perché nessuno effettivamente può impedire al sovrano di fare o non fare questa o quella cosa. Comunque le uniche due cose che il sovrano non può fare è sopprimere la vita delle persone, ma anche controllare il pensiero delle persone. Infatti noi abbiamo visto che lo Stato e l'autorità sovrana sono state create per uno scopo che è quello fondamentale degli esseri umani, su cui siamo tutti d'accordo: l'autoconservazione, il mantenimento della nostra vita. Quindi noi permettiamo che il sovrano faccia qualunque cosa, però almeno in teoria c'è una cosa che il sovrano non può fare: non può ucciderci. Il sovrano non può toccare il corpo dei cittadini perché è stato istituito proprio con lo scopo di mantenere la vita dei cittadini. Quindi se il sovrano uccide i cittadini, viene meno alla motivazione in base alla quale lo stesso Stato civile e il sovrano sono stati istituiti. Almeno in teoria questa cosa il sovrano non la può fare: uccidere, violare il corpo dei cittadini. In questo caso scatta il diritto di resistenza, il diritto di ribellione. Si parla molto a proposito di Hobbes di diritto di resistenza, però in realtà l'unico vero giusnaturalista che pensa al diritto di resistenza in maniera effettiva è Locke, oltre ovviamente a Thomas Jefferson, alla dichiarazione di indipendenza americana. Perché Hobbes ammette il diritto di resistenza, di ribellione all'autorità sovrana, ma
in realtà si tratta di un diritto puramente virtuale. C'è un'unica cosa rispetto alla quale i cittadini possono ribellarsi nei confronti del sovrano, e c'è un'unica cosa in cui i cittadini sono autorizzati a non rispettare il volere del sovrano, ed è questa: quando il sovrano vuole ucciderli. In questo caso scatta un diritto naturale che è un diritto di resistenza o di ribellione al sovrano. Hobbes fa un esempio molto chiaro: non si può negare mai questo diritto di resistenza quando si tratta di conservare la vita, mai a nessuno. Anche un condannato a morte, che è stato condannato a morte giustamente, in base alle leggi, in quanto colpevole di un grave reato, ha il diritto di resistere, il diritto per esempio di cercare di fuggire sottraendosi alla condanna capitale. Il diritto di resistenza avviene quando il sovrano cerca di ucciderti. Ho già obiettato prima. Ovviamente tutto questo è valido solo in teoria, perché noi abbiamo visto che nei fatti, in maniera effettiva, nessuno può resistere al sovrano, quindi questo diritto di resistenza da parte del cittadino è fondamentalmente vuoto. Nei fatti il cittadino non ha nessuna possibilità, nessuno strumento, nessuna potenza per impedire che il sovrano lo uccida. Quindi un diritto di resistenza che può essere realizzato soltanto sulla carta. Un'altra cosa il sovrano non può fare è quella di toccare l'anima dei cittadini. Il sovrano non può né toccare il corpo né toccare l'anima dei cittadini, che vuol dire il sovrano non ha il diritto di fare il lavaggio del cervello ai cittadini. In questo il sovrano hobbesiano, attenzione, si distingue dai totalitarismi moderni. L'autorità civile, lo Stato, non si interessa del fatto che i cittadini lo amino o meno, che i cittadini rispettino le leggi perché sono convinti della bontà delle leggi, perché sono persuasi, perché sono indottrinati. Il sovrano non ha interesse a cambiare il pensiero dei cittadini. I cittadini sono autorizzati, volendo, a odiare il sovrano, a odiarlo interiormente, a non essere d'accordo con le leggi nella propria coscienza. Non si può costringere la coscienza, il pensiero dei cittadini. L'importante è che i cittadini rispettino le leggi solo perché sono costretti a farlo fisicamente. Cioè il rispetto delle leggi è basato sulla repressione. C'è una legge e il cittadino deve rispettarla, altrimenti viene condannato ad una pena severa. Il potere del sovrano, l'autorità civile, non si spingono fino al punto di controllare il pensiero, la coscienza interiore del cittadino. Il sovrano non può fare in modo che il cittadino ami il sovrano, ami le leggi, che il cittadino sia convinto, sia persuaso che rispettare le leggi sia una cosa corretta. Il cittadino è legittimato a pensare anche il contrario, può odiare il sovrano, ma al sovrano non interessa, quindi non importa quello che pensa il cittadino nella sua coscienza. L'importante è che vi sia sufficiente forza di costrizione da parte dello Stato per far rispettare le leggi. Quindi i cittadini rispetteranno le leggi non perché sono intimamente convinti della loro giustezza, i cittadini rispetteranno le leggi solo per paura, per il terrore di essere puniti qualora non le rispettino. Bene, cari amici, abbiamo terminato con Hobbes. Spero in queste mie 6 lezioni di essere riuscito a spiegarvi in maniera accettabile la sua filosofia. Naturalmente vi consiglio di seguire anche oltre Hobbes tanti altri argomenti presenti su questo canale in tante playlist. Ci vediamo presto, vero? Vi ringrazio, arrivederci a tutti.